Ciao amici, ben ritrovati a questa serie dedicata agli inchiostri neri. In questo caso parlerò del Nero Waterman, quello che viene definito Intense Black. Ehm, allora, una premessa sugli inchiostri neri che non sono tra la mia prima scelta, non è che non siano i miei preferiti, ma non sono tra le mie scelte perché è così bello il mondo del colore che magari basta discostarsi appena dal nero, che è comunque nessun colore o la somma di tutti i colori, che insomma le cose cominciano un po' ad aprirsi, ma questa è una questione molto personale. Il Nero Waterman, quindi un calamaio molto riconoscibile con la sua bella forma esagonale, un po' però varia, non così regolare, bello anche sui fianchetti, insomma un calamaio abbastanza riconoscibile. Un calamaio che è in vetro e questo fa bene all'inchiostro, lo preserva. Possiamo vedere proprio attraverso il vetro come il nero abbia comunque una dominante di melanzana scura, un viola molto molto scuro, desaturato, ma comunque una bella pennellata. Si vede ad occhio nudo attraverso i riflessi. Io li osservo adesso col mio occhio, ma insomma è difficile inquadrarveli. Un calamaio, tornando all'oggetto, con un'imboccatura ampia che consente quindi anche l'inserimento di penne con movimenti per poter prendere l'inchiostro, caricare l'inchiostro. Buono anche questo sistema ingegnoso di coricarsi sul fianchetto corto, ecco perché l'esagono è irregolare, in modo da poter andare ad attingere anche le ultime gocce. Ed avendo una imboccatura generosa, questa è un'operazione abbastanza semplice e comunque molto più facile rispetto ad altri inchiostri. Un tappo in plastica, non ha il logo, è un tappo per così dire anonimo, però chiude bene, si svita facilmente, anche se non tanto il nero, ma altre tinte potrebbero dare qualche problemino di pigmento che si secca sul collo, sulla filettatura del vetro, e quindi a volte bisogna ricorrere alle maniere forti. Non mi è mai capitato col nero, anche quando l'ho lasciato lì un bel po'. Possiamo ancora osservare come portando l'inchiostro sulle pareti questo scenda velocemente, lasciando poca, ritraendosi in maniera molto omogenea, molto continua e non addensandosi come a volte fanno quegli inchiostri un pochettino più viscosi, ove è possibile osservarli all'interno del calamaio. Andiamola a provare. Ho scelto una Kaweco D A2 con un pennino medio e come al solito partiremo dalla prova sulla carta Rhodia. Mi fermo subito per dire che cosa? Che questo è un inchiostro che risponde pienamente a tutta la formulazione Waterman. Un inchiostro più che onesto, anzi direi un inchiostro che aiuta i pennini, nel senso che li mette a loro agio e fa scrivere un po' tutte le penne. A differenza di altri inchiostri che, essendo magari un pochettino più viscosi o con una densità diversa, finiscono per rallentare o rendere per eccesso troppo scorrevole la scrittura, ma soprattutto magari ad intasare leggermente i condotti, a fornire una sensazione di scrittura un pochettino più faticosa o addirittura troppo scorrevole. Questo secondo me rappresenta un po' come tutti i Waterman, dal blu al marrone, rappresenta davvero il baricentro di un inchiostro. Come ho spesso detto altre volte, magari non eccelle in nulla, non è il nero più nero, non ha la profondità così, magari la scorrevolezza potrebbe essere appena migliorabile, d'accordo, però fa tutte queste cose molto bene ed è difficile trovarne un altro che
le faccia meglio una per una. Quindi troveremo delle singole eccellenze in qualche parametro, in qualche ricerca della nostra analisi dell'inchiostro, ma difficile fare di meglio, e poi soprattutto non dimentichiamo che il prezzo è ancora un prezzo umano, tutto sommato affrontabile, non è l'inchiostro più economico ma nemmeno di quelli molto costosi, perché il calamaio si posiziona con col suo prezzo attorno agli 8 euro al momento di questo video per 50 ml di inchiostro, ad un prezzo più che mai dignitoso, 150-160 euro per un litro di inchiostro. Proseguiamo scrivendo che sto scrivendo con una Kaweco di A2 con un pennino medio. Infatti, come insomma, mi accorgo proprio di come la mia stilografica scrive proprio correttamente, ci metterà del suo la carta Rhodia, lo sappiamo, ci mette questo bel pennino che è un pennino molto levigato, e si riesce a scrivere veloci, ma anche al contempo riuscendo a controllare quello che è la grafia, a controllare il tratto. Andiamo a vedere un po' il riscontro. Ecco, non so se per voi è possibile notarlo, ma nel momento in cui lo metto giù c'è proprio una bella componente violacea, come dicevo, dovuta evidentemente all'insieme dei componenti, che poi una volta che si asciuga sparisce. La si può notare solamente in presenza di una forte fonte luminosa e orientando, cioè inclinando un pochettino il foglio. La carta è la carta Rhodia, la conosciamo, e come avete visto non c'è nessun segno di difficoltà, di innesco, di incipit nel momento in cui andiamo a scrivere, pur essendo una carta molto patinata, molto liscia, e sapete che alcuni pennini in combinazione con taluni inchiostri soffrono un po' di questo. Dicevo, un nero che magari non è il più profondo fra tutti, anzi messo insieme talvolta potrebbe sembrare quasi un po' meno carico, un po' più sbiadito, però funziona molto bene, questo è l'importante. Quindi un inchiostro nero che possiamo usare anche su diverse carte, lo vediamo subito. Vado a vedere se passa il foglio, no, soltanto qui dove ho fatto questo tratteggio più serrato non passa, ma come forse si può apprezzare appena, c'è la liquidità dell'inchiostro che va appena appena a incurvare, ma lievissimamente, la carta. Lo dico più per dovere di cronaca che per altro. Andiamo a vedere invece come si comporta su una carta diversa. Ho scelto una carta molto diversa, è quella del Pigna Style, quindi una carta innanzitutto meno brillante, meno liscia e più rigata. Vediamo se ho qui il mio strumento è più rigata, certo, perché ha un quadretto da 0,5, sebbene la rigatura sia molto leggera, è un grigio tenue. Su questa carta, per esempio, che è meno brillante, si può notare come l'inchiostro appaia meno profondo, perché la carta crea meno contrasto rispetto all'inchiostro, al colore, in questo caso il nero. E quindi già ci troviamo di fronte al fatto che vi accennavo prima, che potrebbe apparire come un inchiostro leggero. È anche vero che su questa carta molti inchiostri perdono un po' di consistenza, perché non c'è una diffusione specifica come avviene su una carta molto più rifinita quale la Rhodia, e quindi per quanto anche non si dia a vedere, però c'è comunque un pochettino di lateralizzazione dell'assorbimento che quindi ispessisce il tratto, non molto, ma comunque ciò avviene. Il contorno non è poi più così netto, però come vedete è un inchiostro elegante, un nero che assolutamente non fa rimpiangere una profondità maggiore o fa desiderare qualcos'altro. Qui invece l'ho provato con un pennino, allora qui sopra era un pennino extra fine.
Qui sotto, come vedete, invece è un pennino ben più corpulento, un pennino di tipo B, e possiamo notare, lo vediamo meglio in queste strisciate che dal pennino extra fine passano poi al pennino più consistente, c'è una continuità dell'inchiostro. Il Waterman è uno di quegli inchiostri che una volta essiccato e comunque insomma passata proprio quei 10 minuti, non dico 2 o 3 minuti, 10 minuti, poi tende a stabilizzarsi ed è abbastanza riconoscibile anche fra gli altri. Andiamo a vedere se anche una carta come questa viene passata, una carta molto più economica, ma come vedete non passa dall'altra parte, quindi qualcosa di buono. Resta comunque da rilevare come la prova su una carta con una finitura più brillante, quindi una carta anche più luminosa e non viziata dalla rigatura, mette in evidenza un inchiostro ben più nero, ben più profondo, ma tutto ciò abbiamo capito è dovuto un po' dal contrasto e anche dalla finitura della carta. A proposito di carta, andiamo a vedere come si comporta invece su una carta color crema, una carta ben più carica, giusto per farvi vedere il contrasto tra il bianco della Rhodia. Questa è una Rhodia però color crema. Eccolo qua il nostro Waterman. Come si può notare, mantiene il contrasto che la carta Rhodia ovviamente riesce a fornire in quanto è così specializzata, ecco, nel mantenere il contorno del tratto, eccetera. Però, come vedete, si perde un pochettino il contrasto generale, il nero diventa senza dubbio elegante, però, perché insomma su questa carta voriata fa la sua bella figura, però tenete presente che tenderebbe un po' a sparire, cosa che magari altri neri, giusto per contestualizzarlo con altre carte, altri neri invece non fanno, vediamo che ce ne sono un pochettino più fitti. Andiamolo a vedere appunto contestualizzato in una tavola che ho fatto a suo tempo con i neri, lo troviamo dopo Aurora, Diamond, Erwin, non sono assolutamente in ordine, eccolo qua. In mezzo ai neri, come potete vedere, si apprezzano di più, lo giro così ce l'abbiamo in camera meglio, si apprezzano di più le variazioni dovute alla formulazione, una formulazione un po' più asciutta, una formulazione invece un pochettino più grassa, più oleosa. Allora un pennino, un alimentatore che vedete è meno omogeneo nel distribuire il tratto, ogni volta che ci si alza o si riappoggia o comunque si rallenta la velocità, si cambia, vedete fa degli addensamenti diversi, che non è shading in realtà, ma dipende solo dal flusso. Quindi un Waterman che, come vedete, è molto regolare, e vorrei andare a vedere, lo faccio con voi, questa è una carta che avrà penso 3-4 anni, come si comporta a vederlo. Ecco, guardate, cambia soltanto la tipologia di carta. Questa è una Quaxima, ho scritto, eccolo qua, sì, è una Quaxima che è superiore a questo Pigna Style, e se si può vedere, provo a stringere, il nero a doppia passata, a doppia mandata che ho fatto tanto qui quanto lì, qui è più profondo, ma non dipende dall'inchiostro quanto dalla carta. Quindi che cosa possiamo dire in conclusione e che cosa abbiamo capito di questo Waterman Brown? Assolutamente un inchiostro più che mai onesto, più che valido, però per metterlo insomma in rilievo serve anche la carta giusta. Questo capita un po' con tutti gli inchiostri, a maggior ragione con gli inchiostri neri, e comunque a maggior ragione con il nostro Waterman, che vi consiglio assolutamente. Ciao a tutti amici, vi aspetto alla prossima.